Cari amici del mio canale YouTube, bentornati e ben arrivati nuovi ospiti. In questo nuovo video pongo alla vostra attenzione alcune apparizioni di presunte entità paranormali, immortalate a Triora dal titolare di un canale YouTube, da un partecipante ad un congresso a Triora e da un turista. Questo borgo medievale è soprannominato il Paese delle Streghe. Alcune donne del posto furono infatti accusate di stregoneria, subendo uno dei più celebri processi tenuti nel nostro paese, così feroce da far soprannominare il luogo la Salem d'Italia. Fu uno dei più complessi processi a livello mondiale per durata e numero di persone coinvolte. Iniziò nel 1587 e si concluse 2 anni dopo con varie condanne al rogo, tra cui anche un uomo. Molte donne morirono di stenti nelle prigioni o a causa delle torture subite. Alcune si tolsero la vita. Diverse furono le cause di questo folle processo. La principale sembra potersi individuare in un lungo periodo di carestia, indotto dai maneggi di alcuni ricchi proprietari terrieri sul prezzo del grano. Si cercò un capro espiatorio e le streghe tornarono molto comode. La Cabottina era un piccolo quartiere periferico al di là delle mura del paese. Qui vivevano donne ai margini della vita sociale della Triora bene, spesso anziane vedove senza un soldo o giovani provenienti da famiglie disagiate. I primi rastrellamenti avvennero proprio qui. Paradossale è il fatto che la loro magia fosse invece legata a pratiche benefiche. Operavano nella terra di mezzo tra erboristeria e magia, preparando unguenti e pozioni, sistemando ossa, alleviando i dolori, spesso accompagnando i loro gesti con preghiere e invocazioni, a metà tra cristianesimo e paganesimo. È ovvio che per trasformare queste guaritrici un po' particolari in streghe, il passo fu breve, anche perché la Chiesa non vedeva di buon occhio queste pratiche. Si arrivò ad affermare addirittura che le streghe giocavano a palla con i bambini rapiti alle madri. La prima anomalia che vi mostro è stata filmata durante una vacanza estiva nel 2019. Il titolare del canale YouTube Il Cri 81 ha soggiornato qualche giorno a Triora durante le ferie. Egli è riuscito a filmare con una telecamera ad infrarossi una presunta entità paranormale che sembra essere seduta su un muretto. Ho preso a campione 3 immagini dell'entità, una all'inizio della ripresa dell'apparizione, le altre alla fine, e pare che la figura sia prima inclinata in avanti, poi risulta posta dritta. Vi lascio alle immagini del primo video. Buona visione! La sera del giorno 8 maggio 2010, a Triora, durante una passeggiata fatta da un gruppo di studiosi dell'occulto che partecipavano a un congresso di stregoneria tenuto in paese,
sono apparse singolari figure umane nebulose e luci non visibili ad occhio nudo, ma immortalate con macchine fotografiche e videocamere. Lo scrittore e giornalista milanese Ippolito Edmondo Ferrario e gli altri congressisti, osservando successivamente le foto scattate ed i video girati nel corso della camminata, notano finalmente le presunte anomalie. Il giornalista, tra l'altro, assicura che non c'è stata alcuna manipolazione del materiale. Le fotografie sono state scattate in via Camurata da Roberto Basilico di Saronno, architetto e speleologo, e da Gianmarco Parodi di Sanremo. Una sera di fine agosto 2008, sulla facciata di una casa appare un gioco di luci ed ombre che formano un viso. Le dicerie attorno ad esso sono molte. Potrebbe trattarsi della faccia del povero Stefano, un ragazzo di 25 anni ucciso dal padre il mese prima, e precisamente il 24 luglio 2008, o la faccia del vecchio padrone della casa, o di una strega, o più semplicemente di pareidolia. A Triora è stata chiamata la faccina e sono venuti ad osservarla in molti. La foto è stata scattata da Massimo Viale. Metto a confronto ora il viso di Stefano, il ragazzo ucciso dal padre, e la presunta anomalia. Notate una somiglianza? Oppure sono due visi diversi? Scrivetemelo nei commenti. Prima di porre termine al mio video, una riflessione a delle domande che mi sono sorte spontanee. Perché Triora possiede tanta energia paranormale in più rispetto ad altri posti? A causa di ciò che è successo a quelle povere donne definite streghe? O forse è il luogo su cui sorge il paese da secoli, invece, a racchiudere in sé la chiave di comprensione ai molti misteri che avvolgono la storia di Triora? Voi cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti.